In questo video andremo a installare tutte le cose che avete visto nel video precedente. Questo è il numero 2. Vedremo anche la configurazione dell'inverter ibrido che contiene il regolatore di carica. Prima di iniziare voglio rispondere a due domande che mi fanno frequentemente sul canale. Voi amici del canale mi chiedete in primis perché hai aperto questo canale. Ebbene, l'ho detto all'inizio, c'è anche un video che dice perché ho aperto questo canale. Io ho chiuso tutte le aziende che avevo e ho deciso di fare una vita semplice, e dato che questo lo sto facendo da 42 anni, ho deciso di metterlo sul web e dare la possibilità a tutti di poter produrre la propria corrente, ovviamente all'interno delle norme di sicurezza che non mi stancherò mai di dire, e se non siete autorizzati fatevi ovviamente installare le cose da elettricisti, impiantisti e quant'altro. Questo motivo ci spinge anche verso la natura, che io amo tantissimo in maniera veramente esagerata. La natura è una cosa fantastica e ho coniato una frase che è mia, è bello quando ognuno di noi conia le sue frasi. Voglio salvare il pianeta partendo dal mio metro quadro. Ragazzi, all'insegna di questo voglio rispondere anche alla seconda domanda. Perché Gianni non parli mai di scambio sul posto, di connessione alla rete? Ebbene, questo è un canale fai da te. Io voglio dare cultura su cos'è la corrente, nello specifico l'energia alternativa per alimentare la casa e far diventare la casa una casa attiva. La differenza tra attiva e passiva è che la passiva di diverso grado consuma meno, l'attiva produce di più di quello che consuma e sta diventando adesso pian piano casa mia. Ebbene, perché non parlo di cambio sul posto, eccetera? Perché mi sono fatto una domanda molto semplice. La passione pura mi spinge a fare, a realizzare manualmente le cose, ma perché dovrei dare la corrente a gratis e poi ricomprarla dallo stesso cavo elettrico a €0,5 al kilowatt? Me la produco, ma questa è una scelta personale, ragazzi. A questo punto andiamo avanti e iscrivetevi al canale, attivate la campanella così siete aggiornati su quelli che sono i nuovi video, e pochi secondi di immagine iniziale e poi partiamo in quarta su questa configurazione, installazione di questo impianto che è piccolo, 1 kW massimo, ma non tutti sanno che il 30% della bolletta è solamente il frigorifero, che consuma 100 watt, 80 watt, 150 watt, 300 watt quando va in defrost, per quelli che hanno il frigo, chiamiamolo americano, con produzione di ghiaccio. Ebbene, con un impianto di questo tipo installato in camper, in una baita, in una casa modesta, oppure abbiamo parzializzato casa nostra, cioè lasciamo tutto connesso alla rete, ma una linea la facciamo tutta sotto il consumo massimo di 1 kW e la possiamo alimentare con questo impianto. Questo è il video numero 2, quindi è una progressione, è l'inizio di quello che sarà poi l'impianto definitivo, che sarà consistente. In questo impianto, lo dico, puntiamo all'economicità e alla facilità. Quindi non ci saranno le LiFePO 4, ci saranno le piombo, sono molto facili, molto versatili, basta mettere acqua distillata. Le LiFePO 4 sono molto prestazionali, molto potenti, è un'altra fascia superiore che ci obbliga ad avere il BMS, l'equalizzatore attivo. Quindi avremo tanti video su questo canale, già l'avete visto, che vogliono sfaccettare in tutto lo scibile della conoscenza dell'energia alternativa. Qui siamo a questa serie. Impianto semplice partirà con 2 pannelli e il video successivo vedrà il terzo pannello e alcune altre modifiche di potenziamento che sono eccezionali. Buona visione ancora, ragazzi. Ebbene, partiamo in quarta con l'installazione dei pannelli. Questi sono 2 pannelli usati da 250 watt. Adesso vedrete il montaggio con poche immagini, molto semplice. Questa è una balconata con tubi tondi, quindi vedrete come l'ho fissata. Ovviamente mentre fissate i pannelli tenete conto che non è solo un appoggio, ma deve resistere al vento, a possibili movimenti, a bambini che giocano. C'è una situazione globale che dovrete tenere in considerazione in funzione della balconata. Ora, questo, dato che io abito in una casa singola, li ho appoggiati sulla balconata. Non in tutti i condomini si può fare questo, quindi dove li appoggerete? Ovviamente nella parete del muro, se questo sarà consentito. Quindi quello che vi posso dire è di dare un'occhiata a quello che è il regolamento condominiale per evitare di disturbare quella che è la linearità e ovviamente il buon andamento di un condominio che deve vivere in pace e serenità. Detto questo, andiamo avanti, ragazzi. Buona visione.
Ed ecco l'installazione dei primi due pannelli che fanno parte di questa serie video che riguarda l'impianto economico e semplice. Sono due pannelli usati da 250 watt l'uno. Vedete anche qui lo spazio che conterrà tutti gli altri pannelli man mano che andremo avanti con questa serie, che vedrà altri pannelli e altre condizioni di potenziamento dell'impianto. Ovviamente a secondo del tipo di balconata i pannelli saranno fissati in un modo diverso. Qui ho usato una barra filettata da 6 piegata anche sotto, e poi sono stati messi due dadi, uno che blocca l'altro, in modo da fissarla e affrancarla su questo tipo di balcone. I pannelli poi sono stati affiancati uno con l'altro, e vedete che qui in centro ho fatto un foro passante nella parte inferiore e superiore per tenerli belli adesi uno con l'altro. Qui vediamo i due pannelli posizionati e tutta la balconata dove saranno fissati 6 pannelli nei video successivi, che spiegheranno un po' quello che è l'ampliamento di questo impianto, le migliorie, le modifiche eccetera. Questo è quello che a volte descrivo nei miei video. Vedete, il pannello di sinistra è totalmente al sole, il pannello di destra sta prendendo l'ombra di un palo elettrico che chiude una linea di celle. Ebbene, questo pannello viene bloccato direttamente dai diodi di blocco per evitare che l'altro pannello vada a scaricarsi su questo. Bene, qui facciamo subito una pausa molto importante. Avete visto un pezzo di pannello è andato in ombra. Qui c'è un palo dell'Enel che pian piano sposta la sua ombra su tutta la stringa dei pannelli. Bene, questi sono in parallelo. Man mano che andremo avanti con i video vedremo il potenziamento dell'impianto, quindi metteremo anche quelli in serie. Ora, se sono in parallelo, dentro i pannelli, qua ci tengo a dire questa cosa perché in tanti me lo scrivete, nonostante abbia già fatto qualche video, quindi vi invito ad andare a guardare i video precedenti. Ora, quando i pannelli sono in parallelo, se una zona del pannello, come questa, che è anche tra l'altro vasta, va in ombra, quel pannello non produce più quanto gli altri in parallelo, e quindi l'altro pannello andrebbe a scaricare la corrente su questo pannello, che diventerebbe un assorbitore invece che un donatore. A questo punto cosa succede? Che il pannello si surriscalda, si possono bruciare i diodi, insomma può succedere qualcosa che è spiacevole e che degrada il pannello, quelli che possono essere gli hot spot, le celle scottate. Vedete che anche sui pannelli usati a volte si trovano queste celle marroni bruciate. Per evitare questo si mette il diodo di blocco. Ora, dato che i pannelli sono tutti in parallelo, positivo, negativo, sul positivo non è obbligatorio, io preferisco il positivo come discorso di solito standardizzato. Sul positivo si mette il diodo di blocco. Bene, dentro i pannelli c'è già il diodo bypass che serve a far bypassare le diverse stringhe del pannello. Non c'entra niente col diodo di blocco che serve al pannello nella sua totalità. Quindi per i pannelli in parallelo ci vuole un diodo di blocco per ogni pannello. Per i pannelli invece in serie ci vuole un diodo di blocco per ogni serie. Quindi entro dal primo pannello col meno più, meno più, meno più, meno più, esco col più, lì ci vuole il diodo di blocco. Questa sarà la serie, sarà descritta nei video successivi. Qua adesso sono in parallelo. Due pannelli, positivo, positivo, negativo, negativo. Ebbene, in ogni positivo del pannello ci va un diodo di blocco. Grande quanto? Questi sono da 8 A, andrebbe bene un 15-16, io metto il 20 A. La corrente passa bene, ma a fronte di un cortocircuito riuscirebbe a proteggere invece che scaldare eccessivamente. Andiamo avanti con le immagini. Una delle domande più frequenti è: che pannelli compro per questo inverter ibrido? Che pannelli compro per questo regolatore di carica? Il bestione arancione, posso mettere i pannelli direttamente dentro di lui? Invece no, perché non ha un regolatore di carica. Chi gestisce i pannelli fotovoltaici è solo e soltanto il regolatore di carica. Serve a prelevare una tensione e una corrente e a trasformarle adattandole alla batteria. Se questo non avviene, immaginate che avete comprato dei pannelli da 40 volt in VOC, cioè a circuito aperto, se fate entrare nella 12 volt il 40 volt è una sovratensione, non va bene, specialmente nelle litio.
A questo punto bisogna regolare la corrente e lo fa il regolatore di carica. Lui preleva tutte le tensioni e gli ampere con i suoi algoritmi, piuttosto che nel PWM con il suo on-off. Lui va a buttare la corrente nella batteria esattamente come la batteria vorrebbe. Bene, adesso analizzeremo nello specifico questo impianto, cioè abbiamo comprato un inverter ibrido da 1000 watt con la possibilità di attaccare dei pannelli, vediamo le caratteristiche in modo da scegliere i pannelli idonei. Chiaramente idonei per questo inverter. Se cambierete inverter dovrete guardare quello che adesso andremo a vedere, cioè la targa che c'è attaccata di solito all'inverter, ovvero questa. Questa è la targhetta che c'è di fianco all'inverter. Andiamo a cercare di capire voce per voce di cosa stiamo parlando. Avvicino la telecamera e buona attenzione. Ebbene, questa è l'etichetta che troviamo di fianco al lato dell'inverter ibrido. Adesso zoomeremo dall'alto verso il basso per capire di cosa effettivamente stiamo parlando. Bene, ragazzi, allora, alcune cose sono intuitive. Questo è un inverter da 1000 watt. Questo è il suo massimo. I voltampere sono, per farla breve, una specie di miscellanza tra quello che lui realmente eroga insieme a quello che lui consuma per funzionare, e sono i voltampere. A questo punto la stringa numero 2 ci dice che l'impianto sarà un 12 volt. Ora qui siamo in inverter mode, vedete, sarebbe dire questa è la parte dell'inverter che riguarda la cessione alla rete, cioè da qui stiamo uscendo con 1000 watt in corrente alternata, monofase, e abbiamo l'entrata in corrente continua a 12 volt, 95 ampere, ok? Se facciamo 95 per 12 vediamo che siamo intorno ai 1000 watt. Ora la corrente in ingresso sarà la 230, la 220, la 230, 50 Hz in Europa e 4,3 ampere. Ok? Questo è il primo pezzo, diciamo, quello che riguarda l'inverter nella sua uscita da se stesso verso la casa. Abbassiamo l'immagine e spostiamoci in quella che è la carica, la seconda, AC Charger Mode. Dovete sapere che qualsiasi inverter un po' professionale, tranne quelli portatili per macchina, hanno anche questa funzione AC Charger Mode. Sarebbe a dire che sia l'arancione toroidale che questo, in qualsiasi momento noi se attacchiamo un generatore o dalla rete stessa possiamo caricare le batterie. Con che uscita in questo caso? Con una corrente continua da 13,5 volt e abbiamo la scelta se caricare con 10 o 20 ampere dalla rete. Questo influenza ovviamente sul consumo e possiamo caricare le batterie. Ragazzi, c'è anche chi di giorno usa la corrente e di notte carica le batterie, non quelle al piombo che hanno un'efficienza inferiore, ma le litio, per andare a spendere meno poi il giorno successivo. Ebbene, in questo modo abbiamo quindi anche un caricabatterie. Questo è molto importante anche per mantenere le piombo sempre cariche. Se ci sono tante giornate di nuvolo, a volte attiviamo anche questo per portare le batterie sicuramente al bulk, che è una cosa importante. Andiamo adesso a vedere l'ultima fase, la terza, quella del Solar Charge Mode. Scusate l'immagine, ma io sto zoomando su un computer. Allora, questa è la Solar Charge Mode, cioè quella che interessa a noi fondamentalmente per andare a valutare che tipo di pannelli usare. Allora, innanzitutto in questo inverter possono entrare al massimo 50 ampere ed è scritto. Ora, se è un impianto a 12 volt, 50 per 12 fa 600, quindi noi non possiamo andare oltre i 600 watt di pannelli. Ora, i due pannelli che ho installato io sono 250 watt l'uno, quindi sono 500 watt massimi. Ebbene, io potrei installare a mio rischio e pericolo, ma io lo faccio perché so che funziona, non fatelo voi se non vi assumete la vostra responsabilità. Io installerò anche il terzo con la prossima modifica, quindi avrò alla fine i 50 ampere e i 12 volt, che in realtà non installerò 50 ampere perché i pannelli, 3 pannelli da 8 ampere fa 8, 16, 24, ma non sono da 12 volt i pannelli, sono pannelli da 37 volt. Quindi diciamo la moltiplicazione che farò arriverà a farmi usare 750 watt
massimi, cioè 2,50x3. Dato che so che per la posizione a est e l'inclinazione che non è ottimale io non arriverò mai neanche a 600, allora ne metterò 3. E questo è quello che dicevo tempo fa, cioè abbondare coi pannelli se vediamo che non abbiamo un perfetto sud. Ovviamente il range è 15-18 perché è l'ottimale per i 12 volt, quindi io ho messo in parallelo questi che sono da 37 volt, perché invece che usare i pannelli ideali per la 12 volt che sono quelli da 20, 22, 24, 18 volt, perché me lo permette il regolatore solare. Vedete qua c'è scritto Max Solar Voltage, cioè il VOC, il VOC, il Volt Open Circuit, la massima tensione al circuito aperto è 55 volt. Ora, un pannello è 37 volt, due pannelli in parallelo è sempre 37 volt e tre pannelli è sempre 37 volt. Ecco perché non supererò mai 55 volt, che è la massima possibilità di ingresso. Andiamo adesso a fare alcune considerazioni su questo aspetto importante. Ora, mi sembra già di essere stato abbastanza chiaro con l'etichetta proprio fronte telecamera, però voglio aggiungere alcuni elementi. Ma io posso attaccare dei pannelli con 144 celle o di più, per cui la tensione è 60 volt? No, perché il massimo è 55 volt. Vabbè, ma se sono poco di più, bene, se sono poco di più con gli ampere è una cosa, ma con le tensioni è molto più pericoloso. Pensate che mentre facevo i test, e difatti è per questo che questo video ho ritardato, perché ragazzi io come se ho dovuto costruire ex novo un impianto da 1 kW con pannelli, batterie e tutto il resto, ho dovuto poi testarlo per giorni e quindi questo mi ha permesso di uscire solo adesso col numero 2 e molti di voi scrivevano Gianni quando esce il numero 2? Bene, eccolo qua. Allora, il sorpassare le tensioni, ma anche gli ampere dei regolatori di carica è controproducente perché si crea un surriscaldamento. Mentre sulla corrente, cioè gli ampere, io ho deciso di metterne 3 qua, ma l'ho deciso io perché io faccio test e vedremo come si comporta. E lo faccio perché i pannelli sono a est, non sono a sud, quindi non avrò mai la massima resa, è una cosa. Ma aumentare con le tensioni è pericoloso. Quindi non bisogna mai superare la tensione. Quindi 55 volt in parallelo, ce li ho da 30 a 32, bene, ne metto quanti ne voglio, fino a 50 ampere per 12 volt, cioè 600 watt. Se avessi preso qua un 80 ampere, 80 per 12, quindi avrei avuto molti più watt. Quindi vedete, questa non è una etichetta, questa è quell'etichetta. Ogni regolatore di carica 12, 24, 48 ha le sue etichette che vanno lette in questo modo. Qui a volte troviamo dove c'è VOC massimo, troviamo 145, bene, possiamo arrivare fin lì, che significa già 3 pannelli in serie, più altri 3 in serie, più altri 3 in serie, poi li mettiamo in parallelo per non superare gli ampere. Spero di essere stato chiaro, ancora più chiaro qua. Andiamo avanti. Ebbene ragazzi, questo è il momento dove attacchiamo le batterie. Come vedete ho già attaccato il polo negativo e adesso attaccherò il cavo del polo positivo. Ora, dal momento che ci sono i condensatori che istantaneamente preleverebbero la loro corrente di carica, io uso questa resistenza, questa è 100 watt, lo vedete in controluce, 100 watt, 15 ohm. Questa serve a far sì che i condensatori si carichino lentamente, quindi attaccherò la resistenza al cavo e andrò a inserirla direttamente là dove devo caricare i condensatori, ovvero nell'ingresso della corrente, del polo positivo. In questo modo ho caricato i condensatori senza creare scintille istantanee e andrò a inserire il cavo positivo. Bene, ed ecco montato l'inverter e, come oramai i vecchi amici del canale sanno, un impianto leggero, sobrio, minimalista, i due cavi che scendono e vanno alle batterie. Qui troviamo le batterie connesse in parallelo tra di loro, quindi vedete più con più e meno con meno. E poi ho messo questo fusibile ripristinabile,
Questo è un 200 ampere che dovrebbe reggere intorno ai 2 kW e 4 a 12 volt. Bene, questo è l'impianto. Io lo dico sempre, ci sono prodotti di qualità, prodotti inferiori, però tutti vanno bene a seconda dell'utilizzo che dobbiamo fare. Io non metterei mai questo ripristinabile su un impianto 48 volt 6 kW, perché comunque i contatti sono da M6, cioè 6 mm. Però su questo impianto da 1 kW assolutamente sì. E quindi i prodotti sono, diciamo, specifici per l'utilizzo che dobbiamo farne. Qui abbiamo come al solito l'impianto leggero e si arriva su fino all'inverter. Adesso procediamo all'installazione invece dei pannelli. Questo chiaramente è un impianto volante fatto per fare i video, quindi vi spiego con i cavi tutti all'esterno per farvi capire meglio. Qui c'è praticamente l'aggancio del pannello positivo e negativo e passa il positivo attraverso il diodo di blocco, sia qui che sull'altro pannello. A questo punto si uniscono i due cavi e vengono montati insieme. Ecco che dalle barre poi equipotenziali, 2 positivi a destra e 2 negativi a sinistra, si uniscono e passa, io l'ho messo all'esterno adesso attraverso questa canalina, quindi dovrà essere inserito ed entrerà in laboratorio per entrare esattamente nell'inverter. Qui abbiamo visto i diodi di blocco, avete visto dove li ho posizionati, all'uscita del positivo, come spiegavo precedentemente. Qui l'impianto avete visto che è volante perché voglio farvi vedere i cavi esterni, poi andranno messi nella canalina. A questo punto questi cavi si uniscono in queste due barre equipotenziali, una positiva e una negativa. Queste sono da 4 connettori, perché? Perché uno sarà quello che andrà e gli altri sono quelli che arrivano dai pannelli. Dato che dovrò metterne in parallelo 3, a questo punto questo ha 3 connessioni così e una in uscita, quindi una barra a 4 punti di aggancio. Ovviamente se avrete più paralleli dovrete prenderle da 5, da 6, da 8 e da quant'altro. Poi la configurazione cambierà e quando diventeranno in serie a questo punto vediamo come saranno combinati i pannelli. Tenete presente una cosa, io vedete che sono entrato con 2 cavi dai pannelli da 6 mm quadri perché mi piace stare abbondante ma neanche troppo, e poi sono sempre uscito con un 6 mm quadri. A questo punto, se farò la configurazione, il prossimo video che vedrà aggiungere un pannello, ebbene questo 6 mm quadri non lo cambierò perché poi smonto tutto e andrà in serie, diventeranno 2 serie da 3, avete capito? Ma questo 6 mm quadri per 3 pannelli in pieno sole è un po' poco, andrebbe meglio un 10 mm quadri. Ecco che arriviamo dai pannelli con i 6 e poi usciamo dal punto di giunzione, usciamo con un 10 mm perché deve raccogliere tutta la potenza sommata dagli altri pannelli. Andiamo avanti adesso entriamo in laboratorio dove questi cavi arrivano e vediamo un po' la configurazione che continua oramai nella sua conclusione. Ecco il nostro impianto installato, abbiamo qua l'inverter. Qui ho voluto montare 2, non uno ma 2, giusto per farvi vedere, ma ovviamente uno è necessario. Quello sopra è un fusibile ripristinabile da 60 A e quello sotto è un fusibile classico sempre da 60 A. Ora qui ho messo questo da 60 per fare i test, ma ovviamente questo va commisurato alla potenza dei pannelli fotovoltaici. Dopodiché scendiamo e vediamo che abbiamo le batterie. Le batterie come sono state montate? Bene, molto semplice. Sono state messe in parallelo tra di loro, quindi abbiamo raddoppiato la potenza, ovvero gli ampere delle batterie. Qui abbiamo visto 2 aspetti semplici ma importanti. Lo staccabatterie ci vuole. Questo è lo staccabatterie che stiamo utilizzando per i pannelli, ovvero lo staccapannelli. Questo va staccato sempre per primo, l'ho detto 100 volte. Non staccate mai la batteria e poi i pannelli, se no bruciate il regolatore di carica nell'inverter ibrido. Alcuni, per essere sicuri e una volta fatto l'impianto non lo toccano più, mettono solo il cosiddetto fusibile di emergenza, che è questo sotto. Quello è sempre degli ampere calcolati in base ai pannelli
e non c'è possibilità che i bambini o quant'altro vada a toccare nulla. Quello, se c'è un'emergenza, salta. Nella mia vita non è mai saltato nessun fusibile che connette i pannelli, perché i pannelli sono veramente sigillati, i cortocircuiti sui pannelli sono rarissimi. A questo punto, se ci fosse, il fusibile sotto stacca. Però se dobbiamo fare manutenzione, se vogliamo fare qualcosa, allora ecco che alcuni dicono no, allora preferisco mettere lo stacca batterie, cioè questo fusibile ripristinabile. Per piccole potenze come questo, fino a 2-3 kg eccetera, vanno benissimo questi. Io l'ho detto nei video precedenti, mi fido di più di alcuni staccabatterie professionali come quelli a ruota che non questi qua. Detto questo, avete visto anche le batterie come sono state montate. Questo è un montaggio semplice, cioè una qui e una qua, connesso positivo, positivo, negativo, negativo. Ma attenzione, l'ideale sarebbe incrociare i poli quando si fanno queste connessioni, e soprattutto se mettete 3 o 4 batterie dovete prelevare la corrente dalla prima positivo di destra all'ultimo negativo di sinistra. In questo modo la corrente va a prelevare in maniera omogenea invece che creare una differenza di tensione all'interno delle batterie. E questo soprattutto se avete batterie che poi dovete mettere in serie parallelo. Quindi guardate le configurazioni come le ho spiegate in altri video, in modo da ottimizzare anche questo. Ovviamente qua avevamo due batterie auto, le ho connesse in parallelo semplice e le sto utilizzando così. Finiti i test ritornano nel laboratorio per fare altri test. Vedremo poi le batterie del video successivo, potenza pura, piombo. Bene, andiamo avanti con gli altri spezzoni del video che sono molto molto interessanti per andare a capire come fare questo impianto al meglio. Spero che stiate capendo, mandatemi messaggi brevissimi su Messenger, non rispondo a messaggi di configurazione, questo lo faccio solo con i webinar, quindi stringhe lunghe dove mi avete detto io questo, va bene con questo, cosa mi consigli di comprare, dove lo compro, che link mi dai. Non rispondo a queste domande per giustizia verso coloro che fanno le domande brevi, e io voglio rispondere a tutti. Se mi perdessi nella pianificazione di uno solo di voi, amico del canale, che mi fa una domanda lunga pagine, a questo punto sarebbe discapito anche di tutte le altre decine a cui rispondo ogni giorno. Bene, grazie di questo rispetto e andiamo avanti con i video. A questo punto abbiamo agganciato l'ingresso e questo è l'uscita. Mi raccomando, guardate sotto dove c'è scritto neutro, fase e terra. Una volta connessi, a questo punto all'uscita ho messo, giusto per fare i test, questa presa con la quale andremo adesso a fare dei piccoli test di assorbimento. Una volta installata la rete, ecco che troviamo qua sulla sinistra il pallino che identifica la presenza della rete. Quando il pallino è così, cioè sganciato, vuol dire che abbiamo dato priorità a batteria. Al momento in cui si forma una linea di connessione, perché la batteria si è scaricata o abbiamo dato priorità utility, cioè alla rete, e lui si è connesso all'impianto. A questo punto, mentre i pannelli stanno anche producendo circa 8-9 A, accendiamo questa piccola stufettina. Questa è una 500 watt, diciamo una stufettina da tavolo, ed è molto comoda per fare questi esperimenti. Accendiamo e vediamo che una volta appoggiata a terra parte. In questo momento è partita, silenziosa, fa più rumore l'inverter, sentiamo che esce il caldo, e andiamo a vedere come si sta comportando sul suo piccolo monitor. Bene, in questa videata vediamo chiaramente che la batteria, che era piena, era 14 volt, attaccando 500 watt, che non sono pochi per due batterie della macchina, abbiamo un assorbimento di 28-29 ampere e la batteria è praticamente a 12,3-12,4. In questo momento sta entrando anche una decina scarsa di ampere da parte dei pannelli, quindi riesce a reggere questo ritmo. Adesso aumentiamo e mettiamo la potenza di 1 kW, che è il suo massimo, e vediamo come si comporta sia la batteria che l'eventuale passaggio
alla corrente della rete. Adesso attaccherò alla batteria questo caldobagno. Questo è due posizioni, 1 kW e 2 kW. Ovviamente su 2 kW neanche ci proviamo. Mettiamo su kilowatt e vediamo, in funzione del grande consumo che ci sarà su queste batterie auto, come si comporterà e quando ci sarà il passaggio alla rete. Sta perfettamente reggendo 1 kW. Eppure sta reggendo ancora il kilowatt. Adesso i pannelli butteranno dentro un po' di corrente, 9 ampere, ci sarà una leggera risalita e vediamo con queste due batterie d'auto quanto riusciamo ad andare avanti. Bene ragazzi, sembra che queste batterie riescano ad alimentare completamente questi 1000 watt e quindi io adesso devo sganciare i pannelli in modo da accelerare il processo di passaggio alla rete, ecco. E qui dopo un quarto d'ora di utilizzo siamo a 909 watt, quindi sempre sotto la soglia dei 1000. E qui oramai un quarto d'ora con veramente due batterie della macchina che siamo a quasi 1000 watt, mi sembra che sia veramente fantastico, cioè in maniera continuativa questo butta fuori corrente. Certo, le batterie scendono perché non sono prestazionali come quelle che vedremo nel prossimo video, dove ci sarà ancora un ampliamento dell'installazione. Tenete presente che sto lavorando solo con le batterie, vedete che ho sganciato qua i pannelli fotovoltaici, quindi non c'è adesso l'alimentazione solare e diciamo oramai 20 minuti quasi 20 minuti che sta tenendo quasi 1 kW non mi sembra per niente male. Eccoci con i pannelli sganciati, vediamo il passaggio adesso in automatico alla rete senza neanche accorgersi. Questa è una cosa positiva che avviene in 20 millisecondi. Deve restare qualche, io ho impostato 11,5, deve restare qualche secondo su 11,4. Ecco lì, il passaggio è avvenuto, non più dalla batteria, avete visto, ma sta prelevando adesso dalla rete, quindi il passaggio ha fatto un ponte dalla rete all'alimentazione. 918 watt, quindi siamo esattamente leggermente sotto la soglia. Ricordo che gli inverter non vanno mai utilizzati a pieno della loro potenza e abbiamo fatto il passaggio alla rete senza neanche accorgerci. Questa è una cosa molto importante e positiva. Chiaramente adesso faremo il passaggio contrario, cioè alla batteria. Ho quindi spento l'assorbimento di 1000 watt, siamo a 0 watt, abbiamo ancora la rete attaccata, il sole, ecco, in questo momento i pannelli si sono connessi e il sole caricherà le batterie fra qualche secondo. Pian piano salirà la tensione e gli ampere all'interno della batteria finché dopo circa un quarto d'ora, quando lui sente la tensione giusta impostata, vedete che si è connesso il pannello, sgancerà la rete e ritornerà a batteria. Adesso aspettiamo la salita degli ampere e dei volt. Ed ecco che dopo un quarto d'ora che si è mantenuto sulla rete, intorno ai 13,3 volt, il sole sta caricando e la rete si è sganciata, quindi in questo momento, dopo aver fatto tutte le sue verifiche di stabilità, è ripassato a batteria. Nelle prossime immagini vediamo la configurazione, attenzione,
Farò una carrellata veloce di una configurazione già impostata. La prossima volta, nei prossimi video, andrò a descrivere pezzo per pezzo il perché e le varie possibilità che abbiamo. Se no, questo video sarebbe durato il doppio. A questo punto, qui avete già una configurazione impostata per le batterie al piombo, acido, libero, generico. Poi anche lì, a seconda del piombo che utilizziamo, dobbiamo andare a modificare alcuni parametri di bulk, di float, di equalizzazione, eccetera. Questa è una configurazione generale. Con le batterie dell'auto usate, con questa configurazione, ci troviamo genericamente bene. La prossima volta che ci saranno delle piombo significative, quelle di cui avete visto la recensione, quindi l'impianto va ad implementarsi notevolmente, sempre con 1 kW, ma avremo giorni e giorni di corrente. A questo punto andiamo a vedere questa come una configurazione standard. Ripeto, la prossima volta andremo a spiegare tutti i dettagli e le varie soluzioni alternative che ci possono essere. Eccoci quindi alla programmazione del nostro inverter regolatore di carica. I tasti fondamentali sono questi, serve per uscire, e questo serve proprio per entrare nel menu. Questi due sono avanti e indietro. A questo punto zoomiamo un attimino e vediamo tutti i parametri che dobbiamo adoperare per la scelta giusta. Ragazzi, anche questo video è arrivato alla fine e sono contento. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti. È stato un po' lungo, avete visto che ho aspettato un po' di giorni perché ho dovuto fare tutti i test e quant'altro. Quindi il prossimo sarà una grossa modifica a questo impianto, quindi passiamo da queste 400 euro di questo impianto, salirà di prezzo, ma andiamo anche a potenziare la nostra casa e la fetta che abbiamo dedicato a questo impianto sarà veramente autoalimentata. Bene, buona visione ragazzi, ci vediamo ai prossimi video, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona giornata.